Famiglia Madonia, del clan di Resuttana. Mandamento ricostituito grazie a Totorina, prima della seconda guerra di mafia, che aveva ottenuto in commissione la ricostruzione del mandamento, che prima era sotto Partanna Mondello, del boss Saro Riccobono. La storia della famiglia Madonia e l'ascesa criminale di Nino Madonia con i rapporti con i servizi segreti sono stati discussi nel processo sull'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino, ucciso il 5 agosto 1989, insieme alla moglie. Agostino fu ucciso perché, oltre ad essere uno della catturandi, era venuto a conoscenza di fatti che erano pericolosi per gli uomini d'onore e dei collusi all'interno degli apparati istituzionali. Tra i rapporti dei Madonia c'erano le due famiglie più importanti del mandamento di Resuttana, i Galatolo dell'Arenella e i Scotto dell'Acquasanta. I Madonia iniziano la propria ascesa all'interno di Cosa Nostra. Risale agli inizi degli anni 70 e a quell'epoca entra in azione anche Nino Madonia, appena diciottenne, che venne arrestato insieme al padre Francesco, detto Ciccio, per essere stati gli esecutori dell'attentato che fallì presso gli edifici pubblici nella notte di Capodanno del 1970, con il collocamento di 5 bombe che dovevano esplodere simultaneamente. Da allora il padre Ciccio fu anche soprannominato Ciccio Bomba, ed era chiaro che la famiglia Madonia fosse stata già allora designata a sovrintendere l'inizio di quella strategia che aveva lo scopo di far apparire debole lo Stato. Nel gennaio del 1971 Ciccio, Nino e lo zio Leopoldo di Trapani vengono arrestati per tentata strage. Secondo i collaboratori Tommaso Buscetta e Antonino Calderone, dichiararono che quell'attentato era inserito in una manovra con i servizi segreti e che non c'entrava quasi nulla con Cosa Nostra. La vera e propria scalata di Nino Madonia avvenne negli anni *80, anche se il capomandamento era il padre, era lui ad avere il ruolo cruciale al fianco di Totorina, sia come killer, ma sia anche come figura in grado di avere rapporti importanti con i servizi e con organi di polizia. Questo si può dedurre dal fatto che, oltre ai collaboratori di giustizia che hanno indicato nomi come Bruno Contrada e Giovanni Agnello, lo ha ribadito anche il capo dei capi, lo stesso Totorina, tramite le intercettazioni fatte nel carcere. Fece riferimento più volte alla famiglia di Resuttana, chiarendo che Nino Madonia era il più pericoloso, ma che insieme ai fratelli erano eccezionali ad eseguire immediatamente i suoi ordini. In un'altra intercettazione affermò che chi non è presente non deve essere informato dei fatti, ma che Nino Madonia faceva eccezione, perché non diceva niente di sé, ma doveva sapere tutto di tutti. Era troppo bravo ed era la persona più pericolosa che esiste. Ne hanno parlato anche altri collaboratori, Francesco Di Carlo e Oreste Pagano, che i rapporti dei Madonia erano ad alti livelli. Lo stesso boss corleonese, Totorina, aveva in qualche modo timore di Nino Madonia, specie quando latitante a San Giuseppe Jaco, dove la località era conosciuta a pochissimi, Nino Madonia si presentò con un furgone dove aveva con sé 2 motorini che regala ai figli di Totò. Ma il boss non gradì la sorpresa, perché nessuno doveva sapere dove si trovava e temeva così per la sua vita. Ma di questo parleremo in un altro video.